Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, mettetevi comodi perché oggi vi devo fare due discorsoni molto lunghi, tra cui c'è anche una domanda che mi avete fatto e che riguarda un argomento che tra un po' vedrete che sarà in voga, quindi mi raccomando ascoltate bene tutto quanto perché poi a fine video avrete capito bene. Quindi, allora, la prima domanda è questa, classico. Non riesco a prelevare del contante dalla carta ADI. Come mai? A questa domanda ne avevo già parlato anche in altri video, però evidentemente c'è ancora dei dubbi, quindi ho fatto un riassunto generale e ho cercato di mettere tutto quanto all'interno di questo capitolo del video le possibili problematiche con eventuali soluzioni. Quindi possiamo partire da questo. Ci sono diverse ragioni per cui potresti non riuscire a prelevare dei contanti, dei soldi dalla tua carta dell'assegno di inclusione ADI. E così riassumiamo tutto. Primo punto, limiti di prelievo mensili. Allora, la carta ADI ha un limite massimo di prelievo di contanti che varia in base alla composizione del nucleo familiare e alla scala di equivalenza. Generalmente il limite di prelievo è di 100 euro al mese, 100 euro mensili moltiplicati per la scala di equivalenza del nucleo familiare. Quindi se hai già prelevato il massimo consentito per il mese, non potrai prelevare altro per il mese. Secondo, mancanza di fondi sulla carta. Allora, sembra banale, sembra scontato, sembra che ci dimentichiamo sempre, ma devi sempre verificare il saldo disponibile sulla tua carta, il saldo disponibile della tua carta. Potresti aver già speso la maggior parte dell'importo o l'accredito potrebbe non essere ancora arrivato. Terzo punto, un ISEE non aggiornato o delle irregolarità nella domanda. Quindi, se l'ISEE del tuo nucleo familiare non è stato rinnovato per l'anno in corso o se ci sono delle irregolarità nella domanda iniziale, allora cosa succede? Che l'erogazione del beneficio potrebbe essere sospesa o bloccata. Non per allarmarmi, però è meglio controllare, è meglio che vi fate controllare la situazione. Allora in questi casi cosa succede? Che i prelievi e gli acquisti non saranno consentiti finché la situazione non viene regolarizzata. Quarto punto, carta scaduta o bloccata dall'INPS o Poste Italiane. Allora, qui bisogna verificare la data di scadenza della tua carta. Se è scaduta, ovviamente non sarà più utilizzabile. La data di scadenza la trovi prendendo la carta davanti, sulla parte davanti, c'è il codice lungo, quel codice tipo 16 caratteri, una roba del genere. Poi sotto c'è la data di scadenza. Ecco, devi controllare quella data lì. Oppure l'INPS o le poste italiane potrebbero aver bloccato la carta per vari motivi, inclusi eventuali controlli o anomalie. Quinto punto, un malfunzionamento dell'ATM o del POS. Allora, alle volte il problema non è la carta, ma il dispositivo, quindi bancomat o POS del negozio. Attenzione, come già sappiamo, molte volte non è possibile acquistare determinati prodotti con la carta ADI. Ecco, quindi questo è uno dei problemi. Quindi il consiglio è prova a prelevare da un altro ATM o un altro Postamat o fare un acquisto in un altro
esercizio commerciale e basta solo anche €1, così ti accorgi subito. Sesto punto, l'errore del PIN. L'errore del PIN. Potresti aver digitato il PIN erroneamente o in modo sbagliato per troppe volte. Quindi la carta potrebbe essere stata temporaneamente bloccata e in questo caso devi andare all'ufficio postale più vicino o dove hai il conto o dove hai ritirato la carta e vedere di riuscire a farti sbloccare sta carta. Ecco, questo qua è un altro dei problemi. Quindi, cosa fare a sto punto? Intanto, controlla il saldo della tua carta. Puoi farlo presso un qualsiasi macchinetta postamat, un ufficio postale, all'interno dell'ufficio postale o tramite il servizio clienti di Poste Italiane. Secondo, verificare lo stato della tua domanda, quindi accedi al sito internet dell'INPS con le tue credenziali, SPID, CIE, CNS, CIC, CIUC, SPIC e SPAN, che già conosciamo, oppure contatta il numero verde 803 164 da telefono fisso oppure 06 164 164 da cellulare. Altro consiglio, rivolgiti a un CAF, patronato o consulente fiscale. Loro eventualmente potrebbero aiutarti a verificare la tua situazione, lo stato della domanda, per esempio, e poi eventualmente anche a capire il motivo del blocco. Altro consiglio, contatta le Poste Italiane. Se il problema persiste, cioè continua, e non riesci a risalire alla causa, a risolvere il problema, allora contatta il servizio clienti di Poste Italiane. Il numero solitamente o è sul retro della carta o nella busta che c'era quando ti hanno consegnato la carta, oppure, meglio ancora, recati presso un ufficio postale. Quindi è molto importante identificare la causa specifica per poter risolvere il problema. Secondo argomento di oggi, rispondiamo a un'altra domanda. Una domanda che mi avete, anche questa me l'avete fatta sotto il video, ed è questa qua. Io ne ho presa una a caso, ma comunque riassume tutti quanti. Il prossimo mese devo rifare domanda per il rinnovo dell'assegno di inclusione. Ma l'ISEE che ho fatto a gennaio, lo devo rifare? Partiamo da qui. L'assegno di inclusione viene riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare a garanzia ovviamente delle necessità di inclusione del nucleo familiare con componenti con disabilità, minori, eccetera, eccetera, che vabbè non è questo l'argomento e bisogna tra l'altro appunto avere anche dei requisiti economici, tra cui anche un valore dell'ISEE in corso di validità. Ripeto, in corso di validità. E già qui praticamente ho risposto alla domanda, però vi spiego meglio. Se il prossimo mese devi rifare la domanda per il rinnovo dell'assegno di inclusione ADI, dovrai ovviamente presentare un nuovo ISEE aggiornato a quest'anno. Quindi ecco perché la validità dell'ISEE, primo, l'ISEE, indicatore istituzione economica equivalente, ha una validità legata all'anno solare, quindi l'ISEE che hai fatto a gennaio di quest'anno si riferisce ai redditi e ai patrimoni di 2 anni fa, quindi tutti gli ISEE, indipendentemente da quando sono stati presentati nel corso dell'anno, scadono il 31 dicembre di ogni anno. Secondo, obbligo di rinnovo dell'ADI. Per continuare ovviamente a percepire l'assegno di inclusione, l'INPS richiede che l'ISEE sia sempre aggiornato e valido. Quindi la scadenza per la presentazione del nuovo ISEE di quest'anno era fissata al 31 di gennaio e chi non ha presentato l'ISEE entro quella data quasi sicuramente ha visto la domanda dell'assegno di inclusione sospesa fino alla presentazione del nuovo ISEE. Terzo, rinnovo dell'ADI dopo 18 mesi. Attenzione, ascoltate bene. L'assegno di inclusione ha una durata massima di 18 mesi
Dopo questo periodo è prevista una sospensione di un mese, dopodiché può essere rinnovato per ulteriori 12 mesi. Quindi, in sintesi, riassumendo, se la tua domanda di assegno di inclusione scade questo mese, allora a luglio dovrai presentare una nuova domanda di rinnovo, ok? Per questa nuova domanda, l'ISEE che hai fatto a gennaio di quest'anno è quello corretto e valido. Ovviamente, a meno che tu non abbia avuto delle variazioni significative di reddito o di patrimonio, che ovviamente ti spingano a fare un nuovo ISEE. Quindi, ricapitolando, ISEE fatto a gennaio. Questo ISEE è valido per tutto quest'anno fino al 31 di dicembre. Secondo, domanda di rinnovo a luglio. Quando presenterai la domanda di rinnovo a luglio, l'INPS utilizzerà l'ISEE di quest'anno che hai già fatto. Quindi non dovrai rifarne uno nuovo per la domanda di rinnovo a luglio, se quello di gennaio è stato correttamente elaborato e certificato. Ok? Quindi se l'ISEE fatto a gennaio è valido, sei a posto per la domanda di rinnovo di luglio per quanto riguarda il discorso ISEE. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!